Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e procederemo ora a discutere brevemente del classico intervento che viene eseguito nella maggior parte dei casi di rottura del menisco. L'intervento chirurgico è classicamente eseguito con la tecnica artroscopica, cioè praticando 2 o 3 piccole incisioni nella pelle. Una lesione del menisco avviene tipicamente in pazienti giovani durante l'attività sportiva, quale ad esempio calcio, sci, ma non è raro riscontrarlo anche in pazienti non sportivi in attività che non presuppongono sforzi particolari. I disturbi caratteristici variano da un semplice dolore al carico fino alla persistenza di un gonfiore articolare associato o meno a un senso di blocco dell'articolazione o addirittura di cedimento articolare. I menischi sono interposti tra il femore sopra e la tibia sotto. Ciascuno di noi ha 2 menischi, il menisco esterno che ha la forma come di una O e un menisco invece interno che ha la forma come di una C, che è quello rappresentato in questo momento. Tra i 2 menischi corrono i legamenti crociati, quello anteriore e quello posteriore. L'intervento chirurgico può essere eseguito sia in anestesia generale, detta anche narcosi, o in anestesia parziale, cioè la spinale, addormentando solo la gamba da operare. Si marca la rotula posta di sopra e la tuberosità tibiale posta al di sotto e tra le due, come vedete disegnare adesso, corre il legamento rotuleo. Le incisioni chirurgiche principali, quella anteromediale e quella anterolaterale, sono poste proprio al lato del tendine rotuleo. Attraverso queste 2 piccole incisioni viene quindi fatto passare lo strumentario necessario per eseguire l'intervento. Lo strumento fondamentale che qui vedete è la telecamera, che ha un diametro di 4 mm e questa telecamera è collegata al monitor con cui possiamo vedere in diretta quello che facciamo dentro l'articolazione. La prima parte dell'intervento è dedicata alla completa esplorazione delle strutture articolari e solo a quel punto poi si prenderà in considerazione l'utilizzo di altri strumenti come quello che vedete nella mia mano destra per pulire le eventuali lesioni della cartilagine o del menisco. In questo caso specifico appariva subito evidente questa piccola lesione del menisco che tuttavia non era adeguata a giustificare i sintomi del paziente. Infatti una esplorazione un po' più accurata ha permesso di identificare subito una seconda lesione del menisco, questa volta posta a livello del corno posteriore, che è la zona più tipica di lesione per il menisco mediale. L'intervento chirurgico a questo punto presuppone una pulizia adeguata sia della lesione più piccola che abbiamo visto inizialmente che di quella più importante posta a livello del corno posteriore. Per fare questo si usano diversi strumenti. Nel nostro caso abbiamo iniziato usando questa specie di pinza manuale che permette di togliere facilmente dei piccoli frammenti di menisco. Una volta eseguito questo gesto, sia per la lesione più piccola che per la lesione più grossa, si procede poi a regolarizzare i margini usando uno strumentario meccanico chiamato shaver, che consiste in una specie di lama oscillante, che permette quindi di ottenere dei margini molto più lisci e regolari. Anche se ogni intervento chirurgico rappresenta un po' una storia a sé, possiamo più o meno quantificare la durata dell'intervento tra i 30 e i 45 minuti. L'intervento chirurgico termina con l'applicazione dei punti di sutura e in alcuni casi, se si ha paura di un sanguinamento dopo l'intervento, si applica un drenaggio che viene rimosso il giorno dopo. Come ogni intervento chirurgico ci sono dei potenziali rischi e complicanze.
ragion per cui chiedo sempre ai pazienti di leggere la brochure informativa che consegno loro prima di decidere di sottoporsi all'operazione. Grazie per la vostra attenzione.